Buongiorno da Toscolano Maderno, precisamente questa è Maderno e al di là del fiume, che poi vedremo, c'è Toscolano. E il video di oggi, io sono Stefano, è dedicato a questo lungolago magnifico che costeggia naturalmente tutto il lago. Vedremo delle spiagge a pagamento, spiagge libere, vi farò vedere delle bellissime ville in stile Liberty neoclassico e arriveremo fino ai campeggi e al confine con Toscolano. Allora, primo punto di interesse, peraltro vi faccio già notare, vedete lo stile là, è uno stile molto tipico che incontrate qui a Salò, Gardone Riviera, Toscolano, queste ville costruite proprio in stile come vedete. Poi ne parliamo quando vi farò vedere una villa ancora più specifica da vicino, questo stile che a me piace molto, quindi Liberty un po' neoclassico. Comunque qui è già un punto di interesse, mi fermo proprio un minuto per farvi vedere, perché questo è un antico lavatoio, no? E vi leggo velocemente. È stato costruito alla fine dell'800 ed era d'uso del retrostrante che non si vede, il park hotel, ed è uno dei primi alberghi sorti non solo qua a Maderno ma anche poi su tutta l'intera riviera. E interessante, qui all'interno, vedete qui, questa è una caldaia a legna sopra la quale era posto un grosso paiolo di rame in cui veniva fatta bollire la biancheria dell'albergo. Ora non continuo, abbastanza lungo, poi ci sono addirittura, vedete, quelle pietre che qui dicono che secondo la tradizione appartenevano ad una struttura eretta addirittura dai Romani, e questo era un antico, quindi lavatoio dell'hotel dell'800. Va bene, ma non era questo naturalmente l'obiettivo del video, farvi vedere il lavatoio, però un punto storico. Guardate, guarda che bello. Allora, questo, io ogni volta che faccio un lungolago dico questo è uno dei miei preferiti, però anche questo è uno dei miei preferiti. È uno dei miei preferiti perché ad un certo punto è costeggiato lo ripeto, da queste villette che a me piacciono molto, in stile Liberty e neoclassico, e è stupendo perché a un certo punto non ci sono neanche più attività commerciali, ma un viale molto molto tranquillo. E poi mi piace vedere tutta questa fioritura. Mi piace anche molto l'architettura del posto, è bello, cioè appaga l'occhio, no? Come si dice. Poi farò anche un video un po' riassuntivo, perché adesso mi sto concentrando qui su Maderno, poi farò dei video su Toscolano, vi farò vedere la cartiera, il museo, l'interno, i vari porticcioli, insomma ci sono alcuni punti di interesse a vedere, e magari alla fine, come ho fatto per alcuni comuni abbastanza grandi, mi viene in mente Peschiera o Sirmione, farò un video riepilogativo per dirvi quando venite qua cosa vedere. Ora però ci concentriamo invece sulla bellezza di questo lungolago, che poi in bicicletta lo fate in 10 minuti, magari potrebbero essere un 40 minuti, mezz'ora a piedi, quindi, però guardate che bello. Di là c'è il centro, parleremo poi anche magari quando sarò in centro in un altro video un po' più di storia del posto. Oggi mi concentro sulla bellezza del lungolago. Lì c'è anche un trenino davanti che vi fa fare il giro e vi porta anche al museo della carta, che è stupendo, farò un video anche di quello. Questo è il museo della carta, ma non soltanto il museo è bello, ma anche la strada che vi porta al museo, perché c'è un microclima particolare, nel senso che se qui ci sono 35 gradi, là ne avete 25. È in mezzo proprio a una vegetazione fitta e poi ci sono queste cascate d'acqua che rinfrescano. Qui c'è il porto di Maderno, quindi potete arrivare tranquillamente in questo posto con il traghetto, e qui adesso io mi fermo in questo bar che è il mio preferito. Ecco, questo è un altro esempio di architettura che mi piace qua in queste zone. Come vedete ritroviamo gli elementi un po' là in cima decorativi dello stile Liberty, no? Un po' più fluidi, un po' ispirati alla natura, e
insieme alla linearità, vedete, dell'edificio con colonne stile iorico, dorico, corinzio, eccetera, no? E da una parte lo stile sempre Liberty con queste materiali anche in ferro, ceramica, e dall'altra parte lo stile neoclassico più caratterizzato da marmo, intonaco, eccetera. Prima di andare a bere il caffè faccio una panoramica anche dietro. Noi eravamo là, sono partito da quel punto. Anche il colore dell'acqua qui a Maderno, in Toscolano, è molto particolare, in special modo in questa area, è sempre molto molto verde, sembra uno smeraldo, guardate che bello. E il bar è questo, e adesso bevo un caffè e poi continuiamo. Poi non ho resistito, quindi mi è venuta un po' più fame e la pausa durerà un attimo di più. Bene, ripartiamo. Per me la pausa è durata circa 10 minuti, per voi un secondo. E ho cambiato il cappello, no? È sempre lo stesso video, ma mi sono accorto che l'avevo sporcato con il caffè e ho sempre un cappello di ricambio perché stando fuori tutto il giorno. Comunque proseguiamo. Lì davanti al bar, forse non l'ho fatto vedere, c'era anche l'attracco del traghetto. E vi faccio vedere adesso, per esempio, vedete questa villetta, come dicevo prima, caratteristica della zona. Qui lo vedete ancora meglio. Anche qui vedete, in questo caso c'è una torretta che era un po' la moda dell'epoca, fine 800, inizio 900, e di creare proprio queste chiamate case torri, no? Un po' in stile medievale, quindi insieme allo stile Liberty, guardate che belle, e stile neoclassico troviamo anche lo stile medievale in certi casi. E anche qua guardate che bella questa. E come si è sviluppato questo stile Liberty neoclassico qui tra Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Salò. Io credo, per le ricerche che ho fatto, tanto vi faccio del posto, credo che sia dovuto al fatto che tra la fine dell'Ottocento, quindi 1890, e fino al 1914, prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, questo posto è stato trasformato un po' grazie al clima in una zona turistica, e questa zona soprattutto ha attirato molti aristocratici, intellettuali, borghesi e da tutta Europa, e quindi hanno portato qui vari stili. E lo stile per esempio Liberty immagino che rappresenti, quindi floreale, rappresenti quindi la natura, visto che siamo in mezzo alla natura. E cosa c'entra lo stile neoclassico? Immagino che sia anche stato la moda del tempo, ma forse anche, intanto vi faccio vedere, arriviamo a spiaggia, ma forse lo stile neoclassico rappresentava anche, come dire, l'ordine, no? Questo stile molto piatto, lineare, ispirato all'antica Grecia e all'antica Roma. Allora, questa è una spiaggia privata e purtroppo, allora, perché i cani, là davanti ci sono naturalmente i sassi tipici della spiaggia da lago, non potevano mancare, però qui, se vi piace la sabbia, l'hanno ricreata. Andiamo a vedere un po' i prezzi, c'è anche ombra. E poi qui nell'Alto Lago la temperatura è sempre più mite rispetto a dove abito io, a Desenzano del Garda. Andiamo un po' a vedere i prezzi di queste spiagge. Allora, eccoli qua, perché qualcuno di voi mi aveva chiesto anche i prezzi, giustamente. Eccoli qua. Io non vi sto a leggere, potete fermare il video e poi vederli con calma. Ora, io non commento i prezzi, nel senso che poi ognuno, in base al proprio portafoglio, decide. Là sopra c'è una terrazza stupenda, la spiaggia continua. Qua c'è tutto il bar, vedete, attrezzato, qua gli spogliatoi, e di qua la spiaggia, vedete, continua. Guardate che bello.
Qui invece inizia la spiaggia libera. Siamo sempre a Maderno. Qua avete tutta spiaggia libera. Di qui c'è un bar. Io qui venivo quando avevo circa 30 anni, molti anni fa, visto che ho 49, venivo a fare immersioni sul lago. L'ho fatto per parecchio tempo e l'ho fatto per 3-4 anni e ci immergevamo proprio qua. Mi ricordo che poi uscivamo, bevevamo la birra lì e scendevo qua tutte le domeniche mattina. Comunque, a parte ciò, di là avete in sostanza la spiaggia a pagamento e di qua c'è tutta spiaggia libera. Ora vi do un po' di contesto per capire in base a quanta gente c'è, che giorno della settimana è. Allora, intanto è lunedì mattina, sono le 11 circa, 21-22 luglio, non ricordo esattamente, quindi siamo già in alta stagione, però è abbastanza vivibile come vedete. Ora di qui invece, guardate anche qua che belle ville che ci sono, inizia la parte del lungolago che io preferisco, perché a sinistra mi godo queste bellissime ville e di qua mi godo la passeggiata. Tra l'altro, se vedete, è molto ombreggiata. Qui c'è la pista ciclabile, di lì passa le macchine, ma sono veramente pochissime, e di qui invece potete là sopra passeggiare a piedi. Io passo di qua così vi faccio vedere. Qui ci sono le panchine e questa è la mia passeggiata preferita qui a Maderno. Il clima, amici miei, è molto temperato, si sta veramente bene perché siamo nell'alto lago, qui non è come da me a Desenzano. E poi guardate che bello, vedete, faccio vedere là sopra la villa. Esco qua un attimo, c'è un piccolo spazio per farvi vedere, guardate che bello. Spero che, come dico sempre, la videocamera riesca a farvi percepire la bellezza del posto. Nei commenti alcuni di voi giustamente mi hanno detto, in molti posti che ho fatto vedere, che c'erano troppe attività commerciali e rovinavano il posto. In effetti qui invece, come vedete, non ci sono per niente, per nulla attività commerciali, neanche una in tutto questo viale. È soltanto un viale residenziale, come vedete, bellissimo, se vi interessa cercare una casa per fare vacanze, ammesso che la troviate, ed è paradisiaco. Ancora 100 metri, poi usciamo da questo paradiso e facciamo altri 200-300 metri e vi porto a vedere sempre qui a Maderno la spiaggia pubblica e i campeggi, e ricominciano le attività commerciali. Qui c'è un po' di rumore, stanno facendo dei lavori, guardate che bella questa villetta, che bella. Io qua conosco bene le zone, ma non soltanto perché abito vicino, ma perché quando avevo 22-23 anni il mio primo lavoro è stato fare l'agente immobiliare per un'agenzia qua, adesso non sto a dire il nome, e io avevo come zona Toscolano Maderno, quindi queste due frazioni, e quindi sapete, no? I ragazzini che girano quando vanno a suonare i campanelli, e quindi conosco tutte le vie a memoria. Perché le ho fatte tutte per 2 anni, tutte, no? Sapete quando uno gira le vie e va a suonare i campanelli per chiedere se c'è qualche casa in vendita? Ecco, quindi conosco bene il posto anche per questo motivo, non soltanto perché ci vengo, perché abito qua vicino. E mi piace molto l'Alto Lago in estate perché è più mite. In questo esatto momento a Desenzano magari la temperatura è anche la stessa, però qua c'è più vento, c'è più secco, giù c'è più umido. Di là poi iniziano un po' i campeggi, c'è qualche bar, vi faccio vedere adesso.
e tra poco là avanti vi farò vedere il confine. C'è questo fiume, comunque corso d'acqua, che divide proprio le due frazioni, quindi da Maderno dove siamo a Toscolano più avanti. Qui è tutta spiaggia libera, naturalmente c'è più gente qua, ci sono tutti i campeggi qua dietro. Se volete un po' più di movimento, qua bungalow, se vi interessa per noleggiare qualcosa per l'estate, cioè affittare, perdonatemi. Ora qui diventa anche difficile riprendere perché ci sono tante persone in costume, quindi farò quello che posso. Però vi faccio vedere, l'acqua è bella, sicuramente. Qui è tutto libero, c'è il verde come vedete, e guardate che bello qua. E là sopra, arriviamo là, c'è il confine, questo torrente d'acqua che delimita Maderno e Toscolano. Ora, non so quanto sia un punto di interesse, però questa è la parte proprio di divisione tra Maderno a sinistra e Toscolano là, che è stupenda. Quindi io con questo panorama spettacolare vi saluto, lasciate un commento sul posto se vi è piaciuto il video, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, iscrivetevi, importantissimo, al mio canale dedicato al lago di Garda, e ci vediamo in un prossimo video.